Animati è un corso molto intensivo che si articola su due momenti principali. Una prima parte dedicata alla didattica e una seconda parte dedicata a un workshop progettuale. Per la prima parte didattica quest'anno abbiamo avuto i consueti 3 interventi. Eleni Muri ha fatto un corso sui principi basi dell'animazione. Noi del laboratorio Animazione Design abbiamo fatto il nostro consueto intervento sul Moving Image Design. Chris Gavin, che è venuto da Londra, ha fatto invece un intervento sull'animazione in stop motion. Γεια σας, είμαι η Ελένη Μούρη και έρχομαι από την Αθήνα, από τα ΤΕΙ, για να διδάξω 3 ημέρες κλασικό animation στα παιδιά στο Animati. Eleni Muri è insegnante di animazione presso il TEI di Atene e da circa 20 anni insegna animazione nel Dipartimento di Grafica e Design. La sua carriera ha inizio durante gli anni 80 presso lo studio Bozzetto di Milano e poi lavora come professionista nel campo della pubblicità prevalentemente. Mentre durante il corso Eleni si è occupata di spiegare i principi dell'animazione, i rudimenti, attraverso 3 esercitazioni. La prima è l'esercitazione del morphing, dove viene fatta la trasformazione di una figura in un'altra. La seconda esercitazione è stata invece centrata sulla camminata. L'altro giorno abbiamo cominciato a fare la camminata, che è il principio di animazione umana. E sono andata sulla tavola a far vedere dal vero com'è una camminata normale, come una camminata a ciclo, come una camminata che c'è avanti, sopra e giù tanto, come una camminata di un modello che tutto si gira. Il terzo esercizio, quello del salto, è servito per mettere in rilievo altri principi basilari del disegno animato. La terza lezione era il salto, in pratica per poter capire gli studenti per inizio cos'è la dissipazione, che è una cosa fondamentale per l'animazione, cos'è squat, e come si può fare una cosa di schiacciare e di salire, e così abbiamo scelto di fare un salto abbastanza grande. E anche là erano bravissimi. Uno dei contributi più interessanti in questa edizione di Animati è stata quella di Chris Gavin, animatore londinese giovane che qualche anno fa si è messo in evidenza con un corto, Text Island, che ha avuto grandissimo successo di critica e di pubblico. La cosa più interessante del suo contributo è aver confermato ancora una volta la forza di questo genere che è lo stop motion nel campo dell'animazione. Il modulo didattico che Chris ha tenuto ad Animati ha riguardato l'animazione in stop motion tipografica. The technique of stop motion is quite an old technique, moving items around under a camera and giving life to inanimate objects is a technique that goes right back to the beginning of filmmaking, really. Chris ha tenuto 2 interventi. Il primo era un classico esercizio di animazione, lip sync, in cui generalmente si estrae da una commedia o da un film un breve brano di conversazione tra uno o più attori
e lo si reinterpreta con le immagini animate. The first brief was to produce a very short piece of dialogue animation, and the starting point of this was the students would find a piece of sound of dialogue, and then they would analyze the sound and break it down to find the frame numbers for the dialogue, the speech, and then they would produce a very short talking head or talking face animation to fit that dialogue that they'd found. I scream, you scream, we all scream for ice cream. Ora le parlo in balenese. Il secondo esercizio che Chris ha proposto ai nostri studenti è stato l'idea di tradurre visivamente un verbo. For the stop motion filming, we divided the students into teams of maybe 4 or 5 students in each group, and some of the teams started working together very well, dividing the tasks of making the film between them. And one person would perhaps work the computer for the recording of the frames. Another person on the team would be reading the timing sheet that they'd already prepared. Maybe the other 2 would be animating together. Then I asked the students to use simple text animation or graphical animation to illustrate that word through action. Il modulo Moving Image Design è centrato sul software After Effects. L'esercitazione che abbiamo proposto ai ragazzi è stata quella di lavorare su delle sequenze molto brevi, di sviluppare un concetto attorno alla lettera di un alfabeto e poi provare a declinare questo concetto nello spazio di un 20 secondi e di costruire qualcosa di visivo sulla traccia musicale composta da Marco Testoni e Stefano Nurra. Stefano Scotti è grafico e motion designer presso lo studio Frame by Frame di Milano. Lo studio, che ha la sede principale a Roma, è una casa di produzione e post-produzione e si occupa anche di realizzare TV branding, ovvero immagine coordinata per i canali televisivi. Attraverso una numerosa serie di esempi, Stefano ha messo in chiaro il processo creativo-produttivo che sta dietro questi prodotti per la televisione. Quindi il lavoro inizia con una fase di concept dove vengono presentate al cliente diverse proposte, diverse soluzioni visive sulle quali poi vengono sviluppati storyboard che hanno comunque già un altissimo livello di dettaglio, attraverso i quali è possibile anticipare e capire il risultato finale, che poi viene mandato in produzione e realizzato spesso combinando software 3D come Cinema 4D e poi lavorati e perfezionati in After Effects. Nella seconda parte di Animati, come di consueto, i partecipanti al corso
sono passati a sviluppare alcuni brevi progetti animati. Uno di questi progetti, Super Dario Bros, è una spiritosa reinterpretazione animata del famoso videogioco, rinominata Dario per il protagonista, che è uno dei ragazzi del corso. Filastrocca impertinente è un progetto che tradisce la forte impressione prodotta dal passaggio di Chris Gavin nella scuola. Diciamo, si basa prevalentemente sul linguaggio dello stop motion e, come ogni filastrocca, tratta in maniera leggera e giocosa un tema, questa volta con le immagini. Chi sta fermo non cammina. Chi si allontana non si avvicina. L'inadeguatezza dell'esistenza dimensionale è invece un gioco animato che mette in contrapposizione due dimensioni dell'animazione, quella appunto 2D disegnata e quella 3D dello stop motion. Safironzana invece è un progetto che combina la tradizione sarda, si tratta di un'antica leggenda, con le tecnologie digitali per l'animazione. I fili della vita, che erano però visibili ad una sola persona, Safironzana. E se questa figura era ben vista perché donava i fili alla nascita, era tuttavia anche sgradita e temuta. Dai, sembra che stia andando molto bene. Basta, non so che cosa aggiungere. Chiudi.